La Skit eravamo distributori Commodore per quanto riguarda a partire dal VIC-20, poi a Commodore 64 e poi negli anni successivi tutti gli sviluppi della Commodore per quanto riguarda Amiga e tutte le varie apparecchiature e programmi. Eravamo specializzati sui giochi e quindi abbiamo seguito l'Amiga fino al suo epilogo. Scomparsa il contratto. Adesso cominciano gli amatori a cercare dei pezzi, qualche cosa riusciamo a trovare, l'insegna è rimasta semplicemente perché per affezione, perché i clienti ormai ci hanno identificato con il marchio Commodore. Abbiamo messo pure qualche annuncio su internet di qualche cosa che troviamo al magazzino che ancora c'è. Quindi sono interessati perché c'è i ragazzi che oramai hanno molti anni e sono figli e sono nostalgici e cercano, insomma, vogliono rinfrescare, rinverdire i ricordi di quando erano ragazzini e venivano qua e stavano in fila a prendere i giochettini. Siamo specializzati in tutto sulle modifiche per quanto riguarda gli acceleratori, gli velocizzatori, infatti di quelli ancora abbiamo qualche cosa. Periferiche, programmi addirittura professionali, perché c'erano programmi per fare musica con Commodore 64. Mi risulta che Battisti le prime composizioni le ha fatte nel 64 con il programma di musica che si chiamava Music Studio nel 64 con registrazione a 16 piste, quindi cose impensabili. Mi risulta che abbiamo una fotocopia di un programma che la NASA ha fatto pezzi dello shuttle nel Core 64, quindi stiamo parlando del computer che sembrava un giocattolo ma che lo sapeva usare e poteva sviluppare delle cose molto interessanti. Anno di nascita è del 66 e chiaramente gli anni di sviluppo sono stati dall'82 fino al 90 e oltre, finché la Commodore è stata in piedi. Sì. Quindi l'abbiamo seguita e l'abbiamo vista purtroppo morire. Mi risulta che ultimamente sia riuscito qualcosa, addirittura hanno riproposto il visto su internet che hanno rifatto il Commodore 64. Della Commodore. Microsoft o Apple o qualcuno che gli dava fastidio perché erano entrati in tutte le case del mondo. Non c'era una casa che non avesse il computer Commodore. Siccome c'era una grossa penetrazione, anche perché i computer all'epoca, quelli professionali come giochetti facevano ridere, erano veramente ridicoli. Sì. Quando già la Commodore aveva diciamo, apparecchiature con schede musicali, quindi macchine notevolmente avanzate rispetto a me. Ho dato i Commodore alle persone pure più famose del mondo diciamo d'Italia, no del mondo insomma, esageriamo, che ne so, ha cominciato a lavorare il Commodore, a lavorare col Commodore Fabrizio Frizzi, Lello Arena, Diego Paterbuono, diciamo che parecchi attori e attrici che hanno comprato da noi Amiga, Commodore, hanno cominciato qui da noi a utilizzarlo. Quindi abbiamo, come posso dire, abbiamo insegnato a mezza Italia, mezza Roma, a capire che era il computer. Tanto è vero che i ragazzi che hanno usato il Commodore adesso sono bravissimi.
Io ho acquistato il primo Commodore quando la Commodore ancora non esisteva come Commodore. E il primo computer erano fatti sempre americani, si chiamava Personal, non so che cosa, erano con tutto un blocco di questo colore con il monitor verde della tastiera e c'aveva dentro poco più che un Commodore VIC 20, però era già professionale, lui lavorava di questo. È stato un trionfo colossale, una macchina tastiera così, sembrava anche più vero, bello, con il monitor, i giochi fluidi, una macchina che veramente ha ricondizionato tutto il mondo del computer. Grazie. Che ha aperto una strada a tutti quelli che oggi vedono computer. Senza la Commodore secondo me non c'era sviluppo. Il numero di pezzi penso, però insomma voglio dire, se considera che le fabbriche, se non vado errato, erano una in Inghilterra, una in Germania, una in America, una in Giappone, credo che erano 5-6 fabbriche che costruivano da tutto il mondo, per cui il Commodore è entrato in Italia, se non altro è entrato un computer in ogni casa, che vuol dire secondo me, noi siamo circa 55 milioni di persone, almeno 50 milioni di persone che avevano il Commodore. Uno in ogni famiglia c'è, quindi basta fare un conto, che poi non ce n'aveva due, perché poi per bambini piccoli un computer per uno, non è che si andava, perché ne giocavano ognuno al suo. Lei nota adesso qualche differenza tra i ragazzi di quell'epoca e i ragazzi di oggi? Oddio, quelli di oggi secondo me dietro ai computer là dovevano pure ragionare, dovevano fare qualche cosa, perché il computer non era metti in disco e parte, dovevano ragionarci sopra, cosa appassionavano a Basic, a fare i piccoli programmini per fare così, il computer parlava. C'era un tipo di creazione, C'era diciamo. anche un programma per far parlare il comodo, quindi si divertivano a mettere parole e il computer parlava. E c'era una creatività, tant'è vero che quelli ormai ci avranno 35 anni, stiamo parlando dell'84, quindi almeno di 22 anni fa, ragazzini che potevano avere di 6 o di 12-13 anni, che sono uomini con famiglia, tutta gente che maneggia il computer a occhi chiusi, ha fatto una scuola e un tirocinio meraviglioso.
I BM e altri viaggiavano ancora con il monitor verde, con i giochetti facevano pin pin pin.